Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo copricostume che avete visto in anteprima. Lo realizzeremo con questo bellissimo punto traforato che è ideale per questo progetto. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi e pubblicherò anche i miei progetti fatti su commissione. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò il cotone Donni della Tessiland, lo lavorerò con uncinetto numero 4,5, avrò bisogno poi di marcapunti ed un paio di forbici e del metro centimetro per prendere le misure. Ho lavorato il copricostume ed è questa poi la lavorazione che ora andremo a fare insieme, perché lavorerò un campione sia per farvi vedere il punto, che è molto semplice, traforato e adattissimo a questo progetto, e sia per vedere insieme come lavorarlo, quindi in giri di andata e ritorno, per ottenere questa spacca che voi potete fare anche più marcata e quindi più alta, e per fare le diminuzioni che io ho fatto. Qua ho il marcapunti a via di questa altezza. Anche questo è un qualcosa di personale, perché in base alla vostra fisicità farete le diminuzioni che riterrete opportune. Qui mi sono ho proseguito e poi ho rifatto delle diminuzioni. Questo è facoltativo, perché potete anche proseguire dritti. Tutto è in base alle vostre misure e in base alla vestibilità del copricostume, fino ad arrivare qui, dove ho proseguito infatti dritta, senza diminuzioni e senza niente, fino ad arrivare sopra il seno. Qui poi insieme faremo le bretelline. Quindi ora lavoreremo insieme il punto in giri di andata e ritorno, poi faremo insieme l'unione per poi proseguire a lavorare non in tondo ma sempre in giri di andata e ritorno, per non cambiare quello che è poi la parte iniziale. Faremo insieme la diminuzione, quindi vi farò vedere come si fa la diminuzione e ritorneremo al progetto iniziale facendo le bretelline insieme. Prima di farvi vedere il campioncino del punto che ho fatto con tutti i passaggi, la cosa importantissima è che all'inizio si devono prendere le misure della parte più ampia che abbiamo, praticamente o i fianchi o il giroseno. Prendendo questa misura si parte con una catenella che sia lunga quanto la misura che abbiamo. Quindi in questo caso io ho avviato, per arrivare alla misura che mi occorreva, a 150 catenelle. Quindi ho fatto le 150 catenelle che sono multiplo di 5, quindi dobbiamo ottenere delle catenelle che siano multiplo di 5. Facciamo il cappietto iniziale, che non conteremo, quindi lo stringiamo, e qui lavoreremo 30 catenelle che sono divisibili per 5. 1 2 3 4 5 6 7. Fatte le 30 catenelle aggiungiamo 1 2 e 3, filo sull'uncinetto
entriamo nella 29esima catenella, quindi non quella che abbiamo tenuto ma in quella precedente, e qui ci lavoriamo una maglia alta seguita nello stesso punto da un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Una catenella di separazione. Ora state ben attenti che qui, per non saltare i punti, dovete contare 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, entriamo nella quinta catenella e ripetiamo quello che abbiamo appena fatto. Facciamo 2 maglie alte sempre nello stesso punto, una catenella e 2 maglie alte, sempre nello stesso punto, 1 e 2, una catenella di separazione e qui contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella entriamo e facciamo la stessa cosa, quindi ci lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e questo lo faremo fino alla fine delle catenelle. Arrivati qui alla fine facciamo una catenella, contiamo 1, 2, 3, 4, entriamo nell'ultimo punto facendo una maglia alta, ci rialziamo con 3 catenelle e voltiamo il lavoro. Qui in questo caso abbiamo la catenella di separazione. Sulla catenella dobbiamo aggiungere 1, 2 catenelle, entriamo qui proprio all'inizio e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle ed entriamo direttamente nel punto che abbiamo fatto, il gruppetto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, e lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, lavoriamo qui nello spazio della catenella sottostante e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle e lavoriamo sempre lo stesso gruppetto. Quindi quello che è questo punto si svilupperà in 2 giri. In un giro abbiamo fatto il gruppetto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte separati da una catenella. Nel secondo giro lavoreremo nella catenella sottostante 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle. Il gruppetto invece, questo qua di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, resta invariato per tutti i giri. Quindi ci lavoriamo questa riga, voltiamo il lavoro e ci lavoriamo la riga della separazione di una catenella. Quindi alterneremo queste 2 righe. Arrivati qui alla fine, come abbiamo fatto all'inizio, perché inizio e fine devono combaciare come lavorazione, abbiamo fatto l'ultimo gruppetto, entriamo qui fra la maglia alta, le catenelle iniziali e facciamo le 2 catenelle, 2 catenelle, quindi 2 catenelle, maglia bassa, e qui nella terza catenella
quindi 1 2 3 qui, entriamo e lavoriamo una maglia alta, così. Quindi la parte iniziale e la parte finale devono risultare uguali. Qui ci rialziamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro, aggiungiamo una catenella di separazione e inizieremo direttamente a lavorare nel primo gruppetto. Quindi faremo sempre come la prima riga, gruppetto, catenella di separazione e gruppetto. Quindi ci lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo tutto questo e andiamo direttamente all'altro gruppo e lavoriamo sempre il gruppo, quindi poi la lavorazione ci risulterà così. Quindi ci lavoriamo il pezzetto, perché questa è la parte di andata e ritorno che riguarda appunto la spacca, come vedete qua. Ci lavoriamo il pezzetto che noi vogliamo fare per la spacca. Quindi nel progetto originale io ho fatto 10 righe totali, quindi 10 giri di andata e ritorno. Dopodiché ho unito il tutto, quindi ho fatto l'unione. Qui abbiamo un campioncino, ora mi lavoro un altro giro e vi farò vedere comunque come unire le due parti. Arrivati qui abbiamo fatto la catenella di separazione e la maglia alta nella terza catenella, guardate, 1 2 3. Facciamo nello stesso punto un'altra maglia alta, così, una catenella, filo sull'uncinetto, prendiamo la lavorazione in questo modo, quindi lo mettiamo a cerchio per unire. Qui come vedete abbiamo le 1 2 3 4 catenelle, le 3 catenelle prima la maglia alta e una catenella di separazione. Quindi entriamo direttamente alla base delle 3 catenelle facendo un'altra maglia alta, quindi ci uniamo direttamente realizzando una maglia alta. Contiamo 1 2 3, entriamo nella terza catenella e ci chiudiamo con maglia bassissima. Abbiamo unito le due parti realizzando un'altra maglia alta qui alla fine di questo giro, una catenella di separazione, poi abbiamo realizzato la nostra maglia alta e ci siamo uniti con le 3 catenelle, quindi abbiamo realizzato le 2 maglie alte insieme. Quindi abbiamo ottenuto un modulo, un gruppetto in più. Questo nel prossimo giro verrà lavorato qui nella parte centrale, che sarebbe la parte della catenella. Quindi facendo e lavorando in giri di andata e ritorno voltiamo il lavoro dopo aver fatto la congiunzione. Entriamo in questo caso qui nella diciamo nella catenella centrale con maglia bassissima, ci rialziamo con 3 catenelle e ci lavoriamo qui al centro prendendo proprio la maglia centrale, ci lavoriamo un'altra maglia alta, una catenella
e 2 maglie alte, quindi il gruppetto centrale. Quindi questa è la parte dove abbiamo girato il lavoro e ci siamo rialzati. Continuiamo a lavorare. In questo caso abbiamo nel giro precedente la catenella, dobbiamo lavorare le 2 catenelle, entriamo nella catenella sottostante, facciamo la maglia bassa, 2 catenelle ed entriamo e lavoriamo sempre il nostro gruppetto. Quindi continuiamo a lavorare la stessa lavorazione, però con le 2 parti unite. Vi renderete conto dopo, man mano, poi soprattutto lavorandone più righe, che qui, ecco, avrete questa che si formerà e la spacca. Quindi io ho fatto un campioncino, ho fatto molto poco come lavorazione, però come vedete qui, il risultato sarà appunto questo. Quindi continuiamo a lavorare tutto il giro fino ad arrivare qui e vi farò vedere come iniziare l'altro giro voltando il lavoro. Arrivati qui alla fine, facciamo le 2 catenelle. Qui proprio prima dell'unione abbiamo la catenella sottostante che dobbiamo lavorare con le 2 catenelle maglia bassa e 2 catenelle e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale. Ci spostiamo con maglia bassissima all'interno e poi entriamo in questo punto, in prossimità del primo punto, sempre con maglia bassissima. Ci rialziamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro, filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nello spazio sottostante facendo la maglia alta, catenella e 2 maglie alte. Questa è sempre in tutti i giri l'inizio che dobbiamo fare e abbiamo voltato il lavoro. Dopodiché facciamo una catenella ed entriamo direttamente nell'altro e proseguiamo con il nostro punto. Quindi poi ci rialzeremo fino a quanto desideriamo. Se voi non volete fare delle diminuzioni e quindi volete che prosegue il lavoro, continuate questa lavorazione fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Se invece, come me, volete fare delle diminuzioni e quindi dare una forma un po' più a vestitino al nostro copricostume, dobbiamo effettuare delle diminuzioni. Ora, arrivata a questo punto, stiamo lavorando la catenella centrale, vi farò vedere come fare le diminuzioni. Quindi abbiamo lavorato il primo gruppetto e la catenella. Io solitamente le diminuzioni le ho fatte nelle parti laterali, quindi in questo caso se la spacca è da questa parte, quindi in questo caso prendiamo il progetto originale, le prime diminuzioni le ho fatte da questa parte mettendo piegato il lavoro e da quest'altra parte. Non dovete contare più di tanto i gruppetti che ci sono, però vi regolate un pochino uno da una parte e l'altro dalla parte opposta. Dopodiché entreremo nel primo gruppetto e faremo le nostre 2 maglie alte. A posto di fare il gruppo per intero faremo una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nell'altro gruppetto e facciamo 2 maglie alte
e qui abbiamo fatto la nostra prima diminuzione. Nel giro successivo, che sarà senza alcuna diminuzione, lavoreremo il punto successivo dove lavoreremo le 2 catenelle, maglia bassa e 2 catenelle. Questo è il gruppo che dobbiamo andare a lavorare. Vi verrà semplice perché non c'è più di tanto da calcolare, perché vi ritroverete appunto con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Io vi consiglio, nella prima diminuzione che fate, sia da una parte che dall'altra, di applicare un marcapunti, anche per rendervi conto dove avete fatto la diminuzione e soprattutto per calcolare quante ne volete fare. Quindi le diminuzioni verranno fatte sempre nel giro di dove lavoreremo una catenella di separazione dai gruppetti, e il giro successivo deve essere lavorato regolarmente. Nel giro dopo faremo la diminuzione. Quindi le diminuzioni, per fare 3 giri di diminuzione dobbiamo lavorare 6 giri, quindi solo nel giro dove lavoreremo la catenella centrale. Quindi questo è in base alla fisicità e quindi a quello che volete ottenere. Io ora vi dirò come mi sono comportata con il mio progetto. Io ho lavorato 10 righe per fare la spacchetta e 10 righe normali, senza diminuzioni e senza niente, con l'unione diretta. Dopodiché ho iniziato a diminuire e ho fatto questa diminuzione nel giro sempre di una catenella. Ho fatto le mie prime diminuzioni e ne ho fatte 3, quindi in 6 giri ho effettuato 3 diminuzioni. Qui infatti ho il marcapunti che vi fa vedere, perché le diminuzioni giustamente facendole vi sposteranno, perché fate la prima, poi andrete a diminuire sulla prima e quella seguente, quindi 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte nell'altro gruppo, quindi vi sposterete un pochino, però l'importante è che siano sempre le diminuzioni all'opposto. Ho fatto 3 diminuzioni, quindi 3 giri di diminuzioni, dopodiché ho lavorato 5 giri di punti normali senza diminuzioni e poi ho ripreso qualche diminuzione, cosa che voi potete anche evitare se vedete un pochino che la vestibilità del copricostume è buona. Quindi ho fatto altre 3 diminuzioni e poi ho proseguito fino ad arrivare al seno, quindi a coprire il seno e quindi sotto le ascelle. Io mi sono regolata quando appunto sono arrivata a lavorare all'altezza del seno. Mettiamo il copricostume, qui c'è la spacchetta, quindi lo pieghiamo in modo tale la spacca è messa laterale, quindi andiamo qui all'inizio e lo pieghiamo, lo lasciamo piegato. Qui ci accorgiamo che abbiamo questi gruppetti che fra loro combaciano, quindi io me ne ritrovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Per realizzare le nostre bretelline prendiamo la parte superiore. Abbiamo appena contato che abbiamo 9 gruppi, quindi 9 da una parte e 9 dall'altra che combaciano, quindi dobbiamo stabilire dove effettuare, dove far partire le nostre bretelline. Ci sono 2 metodi. Uno è prendere direttamente 2 gruppetti, quindi primo e secondo, fare partire da una parte la lavorazione in giri di andata e ritorno
e salire la bretella un pochino più larga e poi fare l'aggancio dall'altra parte. Mentre quello che poi utilizzerò io è quello di lasciare 1, 2 e fare la bretellina con un solo gruppetto, quindi una bretellina diciamo più fine. Quindi io mi vado a segnare il terzo gruppetto da una parte, qui 1, 2, 3, dall'altra parte mi aggancerò a questo punto e qui farò la stessa cosa, primo, secondo, andrò al terzo dall'altra parte e mi aggancerò al terzo, che sarebbe questo qui. Quindi facciamo partire la nostra lavorazione. Prendiamo il cotone ed entriamo nello spazio dove abbiamo applicato il marcapunti, lo sganciamo, prendiamo il cotone, lo inseriamo vicino alla lavorazione, inseriamo l'uncinetto, ci tiriamo il filo e lavoriamo 3 catenelle, rientriamo nello stesso foro e facciamo una maglia alta. Come vedete ora ci lavoreremo la codina nel primo punto, una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo 2 maglie alte, quindi facciamo il nostro gruppetto. Nel frattempo ci siamo sigillati un pochino la codina iniziale, giriamo il lavoro così, entriamo nel primo punto con maglia bassissima, entriamo nel foro con maglia bassissima, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, entriamo nel foro e facciamo una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte nello stesso foro. Quindi in giri di andata e ritorno lavoriamo i nostri gruppetti, rivoltiamo il lavoro, entriamo nel primo punto, maglia bassissima, entriamo nel foro, maglia bassissima e qui sempre ci rialziamo con 3 catenelle, 2, 3, lavoriamo la maglia bassa, una catenella e 2 maglie basse nello stesso foro e continuiamo così fino ad arrivare all'altezza, alla lunghezza della nostra bretellina, quindi continuando praticamente a lavorare il nostro gruppetto uno sull'altro. Dopo aver realizzato 23 gruppetti, che a me equivalgono a circa 41 centimetri, nell'ultimo gruppetto facciamo la stessa lavorazione, ci portiamo al centro con maglie bassissime e ora qui facciamo l'aggancio dall'altra parte. Quello che è essenziale, prima di agganciare da quest'altra parte, dobbiamo mettere la bretellina in modo regolare, quindi così deve venire messa in modo dritto. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle, prendiamo il punto, entriamo nel punto, quindi dalla parte opposta, e ci lavoriamo una maglia bassissima, filo sull'uncinetto, rientriamo nella bretellina, facciamo la maglia alta, entriamo
nel gruppetto invece opposto maglia bassissima, facciamo una catenella, rientriamo nella bretellina, facciamo una maglia alta, ci agganciamo sempre nella parte opposta con maglia bassissima, di nuovo nella bretellina e facciamo l'ultima maglia alta. Un attimino. Ci agganciamo alla bretellina con maglia bassissima e abbiamo agganciato la nostra bretellina qui, così. Dopo aver fatto questo aggancio, quindi come vedete è messa tutta dal dritto, quindi non vi fa piega, tagliamo il filo un pochino più lunghetto perché dobbiamo poi fissarlo con un ago, quindi lo facciamo passare all'interno della codina e poi prendiamo un ago e lo facciamo passare fra le maglie. La stessa lavorazione l'andremo a fare da questa parte, partendo sempre da questa parte, facendo 23 gruppetti e poi agganciandoci come abbiamo appena fatto dall'altra parte, e così terminiamo. Abbiamo terminato il copricostume. Ho terminato le bretelline del copricostume e quindi questa è la parte alta, andando a scendere va ad allargare fino ad arrivare alla parte bassa dove ci ritroviamo appunto anche la spacca, e il copricostume è terminato. È una M morbida perché non è assolutamente attillato come copricostume, però non è larghissimo, facilmente adattabile a tutte le taglie. L'importante è prendere le vostre misure e metterle nella lavorazione. Quindi io vi ricordo che ho iniziato con 150 catenelle che corrispondono all'incirca a 103-104 centimetri, e poi sono andata avanti, ho iniziato a fare delle diminuzioni, ne ho fatte 3 all'inizio, poi ho proseguito per 5 giri e poi ne ho rifatte 3, quindi 3. Vi ricordo, le diminuzioni si effettuano in 6 giri, un giro di diminuzioni, un giro no, diminuzioni no, diminuzioni no. Dopodiché ho proseguito fino alla fine, arrivando all'altezza desiderata. Spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.